Ci sono storie che non smettono mai di far discutere. Racconti che sopravvivono al passare del tempo perché lasciano in chi li ascolta un dubbio persistente. E se fosse davvero successo? Sono proprio queste vicende a catturare la nostra immaginazione, perché si muovono in un territorio incerto, spesso tra il mito e la cronaca, tra ciò che la scienza riesce a spiegare e ciò che rimane avvolto nell'oscurità. Il caso di cui stiamo per parlare appartiene a questa categoria. È conosciuto da molti come il fenomeno paranormale più documentato della storia, non perché sia l'unico episodio inquietante mai registrato, ma perché ha lasciato dietro di sé un'impressionante quantità di testimonianze, resoconti e persino fotografie. Eppure, nonostante tutta questa mole di materiale, nessuno è mai riuscito a fornire una spiegazione definitiva. Siamo negli anni 70, un periodo particolare. Negli Stati Uniti il paranormale stava vivendo una sorta di rinascimento culturale. In televisione e al cinema cominciavano ad apparire film che affrontavano temi come possessioni, case infestate e poltergeist. Allo stesso tempo, la parapsicologia provava a farsi strada come disciplina accademica. Piccoli laboratori universitari cercavano di dimostrare scientificamente l'esistenza di fenomeni inspiegabili, mentre il pubblico divorava libri e articoli sull'argomento. Era un'epoca in cui scienza e mistero sembravano intrecciarsi come mai prima. È proprio in questa atmosfera che esplode la vicenda di Doris Bitter, una donna comune che mai avrebbe immaginato di finire al centro di una delle indagini paranormali più discusse di sempre. La sua storia non è fatta solo di urla nel buio o di oggetti che si muovono da soli. È un racconto che ha coinvolto studiosi, fotografi e persino giornalisti, creando un fascicolo ricchissimo ma al tempo stesso enigmatico. Ed è proprio questo il motivo per cui ancora oggi se ne parla. Non si tratta solo di paura o superstizione. Il caso di Doris ci mette davanti a un dilemma più grande. È possibile che alcune esperienze vadano oltre ciò che siamo abituati a considerare reale? O si tratta dell'ennesimo esempio di quanto la mente umana possa essere potente al punto da generare illusioni collettive? In questo video ripercorreremo l'intera vicenda, la vita difficile della protagonista, i primi segni dell'incubo, l'arrivo dei ricercatori, le prove raccolte e le varie teorie nate attorno al caso. Alla fine starà a voi decidere se credere a ciò che leggerete o se liquidarlo come l'ennesima leggenda moderna. Per capire come una vicenda tanto inquietante abbia potuto radicarsi nella vita di una persona, dobbiamo prima conoscere il contesto in cui tutto ebbe inizio. Negli anni 70, la California era una terra di contrasti. Da un lato il sogno americano, la Hollywood scintillante, la cultura hippie e le rivoluzioni sociali. Dall'altro, la realtà di tante famiglie comuni che faticavano a sopravvivere, strette tra disoccupazione, difficoltà economiche e il peso della vita quotidiana. È in questo scenario che incontriamo Doris, una donna sola che portava sulle spalle un fardello pesantissimo. Era madre di 4 figli, tutti nati da relazioni diverse, e si trovava costretta a crescere da sola quella numerosa famiglia. Culver City, la cittadina dove viveva, era conosciuta per i suoi studi cinematografici, ma la vita di Doris non aveva nulla a che vedere con le luci dei riflettori. La sua realtà era fatta di bollette da pagare, pasti da inventare con poco e continue rinunce. Ogni giorno cercava lavori saltuari per mettere insieme qualche dollaro, ma non bastava mai. I figli ricordavano momenti in cui non c'era abbastanza cibo in tavola e la loro madre doveva fare i salti mortali per non far mancare almeno il minimo indispensabile. Le difficoltà economiche, però, non erano l'unico problema. Da anni Doris lottava anche contro la dipendenza dall'alcol, un rifugio che aveva trovato per affrontare un'infanzia segnata da abusi e sofferenze. Chi la conosceva la descriveva come una donna segnata nel corpo e nello spirito. Vestiti trasandati, sguardo perso, scatti di rabbia improvvisi. Alcuni vicini parlavano di comportamenti strani, difficili da spiegare.
Altri sostenevano che avesse problemi mentali mai diagnosticati. La verità, con ogni probabilità, era più complessa. Doris era una persona fragile, segnata dalla vita, ma al tempo stesso determinata a non arrendersi, almeno per i suoi figli. E proprio i rapporti con i figli erano un altro terreno difficile. Il primogenito, ormai adolescente, aveva un rapporto teso con la madre. Le discussioni erano frequenti e accese, e questo aumentava il senso di instabilità dentro casa. Gli altri bambini, più piccoli, vivevano invece in uno stato di confusione. Da un lato cercavano protezione dalla madre, dall'altro percepivano la sua fragilità e i suoi sbalzi d'umore. In apparenza, insomma, si trattava di una famiglia problematica come tante altre, segnata da povertà e difficoltà personali. Ma sotto quella superficie fatta di tensioni si stava preparando qualcosa di più oscuro. Nessuno dei vicini, nessun conoscente avrebbe potuto immaginare che proprio in quella casa già così provata stava per aprirsi un capitolo che avrebbe sfidato ogni logica. Perché le difficoltà economiche, l'alcolismo e i conflitti familiari potevano spiegare molte cose, ma non avrebbero mai potuto giustificare ciò che stava per accadere. Le prime stranezze non arrivarono come un fulmine a ciel sereno. Si insinuarono lentamente, quasi in punta di piedi, come piccoli disturbi che si possono attribuire alla distrazione o alla stanchezza. Una porta lasciata socchiusa quando tutti giuravano di averla chiusa. Una lampadina che si accendeva nel cuore della notte, come se qualcuno avesse premuto l'interruttore. Episodi banali che, in una casa piena di bambini, potevano sembrare del tutto normali. Doris inizialmente non diede peso a questi dettagli. Era troppo impegnata a fare i conti con i problemi concreti della vita quotidiana. Quando si vive costantemente con la preoccupazione di come arrivare a fine mese, di come sfamare 4 figli, il fatto che una porta cigoli o che una luce resti accesa sembra davvero l'ultimo dei problemi. Ma col passare del tempo, quelle piccole stranezze iniziarono ad accumularsi. Le notti divennero sempre più inquietanti. Improvvisamente stanze che fino a un momento prima erano calde e accoglienti si riempivano di correnti d'aria gelida, senza che ci fosse una finestra aperta. Era un freddo anomalo, pungente, diverso da quello che si sente per un semplice spiffero. Sembrava un freddo vivo, come se provenisse da qualcosa di intenzionale. Poi arrivarono le ombre. I bambini, soprattutto i più piccoli, cominciarono a raccontare che di notte vedevano figure scure muoversi lungo i muri. Non erano silhouette nitide, piuttosto macchie indistinte, ma si muovevano in modo troppo preciso per essere frutto dell'immaginazione. Una volta uno dei figli raccontò di aver visto un'ombra che attraversava la stanza senza produrre alcun rumore, mentre un altro giurava di aver udito una voce che sussurrava parole incomprensibili vicino al suo letto. Doris, dal canto suo, iniziò a percepire qualcosa di ancora più inquietante, la sensazione costante di non essere mai davvero sola. Sdraiata nel suo letto, riusciva a sentire con chiarezza la presenza di qualcuno nella stanza. Non poteva vederlo, ma lo sentiva. Era come se un paio di occhi invisibili fossero sempre puntati su di lei, osservandola in silenzio, notte dopo notte. Questa consapevolezza la terrorizzava, ma al tempo stesso la spingeva a mantenere il silenzio. Se avesse raccontato quello che stava vivendo, chi l'avrebbe creduta? Con la reputazione che aveva in città, con la dipendenza dall'alcol che tutti conoscevano, nessuno avrebbe preso sul serio le sue parole, anzi, rischiava di essere etichettata come instabile e magari di perdere persino i figli. Così scelse di tacere, portandosi dentro quel terrore muto. Ma la situazione presto cambiò. Ciò che fino a quel momento si era limitato a essere una serie di episodi inquietanti, iniziò a trasformarsi in qualcosa di tangibile, di fisico. Non più soltanto luci, porte e ombre, ma una vera e propria forza che sembrava interagire con lei e con i suoi figli. Una forza che non si accontentava più di essere osservata o percepita, ma che stava per manifestarsi con una violenza mai vista prima. Quella casa, già segnata dalla povertà e dalla sofferenza, stava per diventare il teatro di un incubo
che nessuno dei suoi abitanti avrebbe mai dimenticato. Il 1974 segnò una svolta decisiva nella vicenda. Fino a quel momento, Doris aveva sopportato in silenzio, convinta che nessuno l'avrebbe creduta. Ma il destino volle che un giorno, mentre si trovava in una libreria locale, la donna si imbatté in una conferenza sul paranormale. Non era un evento comune. In quegli anni la parapsicologia stava cercando di guadagnare credibilità scientifica e diversi studiosi organizzavano incontri pubblici per presentare i loro lavori e confrontarsi con la comunità. I relatori di quella giornata erano due figure destinate a intrecciare per sempre il loro nome a questa storia: Barry Taff, parapsicologo presso l'Università della California di Los Angeles, e il suo assistente, Kerry Graynor. Erano ricercatori che, pur consapevoli della scarsa considerazione della loro disciplina da parte del mondo accademico tradizionale, portavano avanti indagini su casi misteriosi con un approccio che volevano quanto più possibile metodico. Quando Doris ascoltò gli argomenti trattati, qualcosa dentro di lei scattò. Quelle persone sembravano le uniche in grado di comprendere ciò che stava vivendo. Alla fine della conferenza si avvicinò ai due studiosi e iniziò a raccontare la sua esperienza. All'inizio non fu presa sul serio. Il suo aspetto trasandato, i vestiti spiegazzati, l'alito impregnato di alcol, tutto sembrava confermare l'immagine di una donna inaffidabile. Ma la percezione cambiò quando Doris mostrò i lividi e i graffi che segnavano il suo corpo. Non erano piccoli segni, erano ecchimosi profondi, graffi lunghi e arrossamenti estesi, lesioni difficili da spiegare come semplici incidenti domestici. Lei affermava che fossero il risultato di aggressioni da parte di una presenza invisibile. Gli studiosi rimasero colpiti, ma decisero comunque di mantenere il sangue freddo. In quel periodo avevano già seguito altri casi che si erano rivelati deludenti o facilmente smontabili. Tuttavia, le ferite di Doris apparivano autentiche. Inoltre, i figli della donna confermarono la sua versione. Raccontarono episodi in cui avevano visto la madre sollevata e scaraventata da una parte all'altra della stanza, e persino momenti in cui loro stessi erano stati spinti via da una forza invisibile mentre cercavano di aiutarla. A quel punto Taff e Gaynor compresero che valeva la pena approfondire. Non potevano ignorare una testimonianza supportata da più persone e accompagnata da segni fisici concreti. Decisero così di recarsi personalmente nella casa di Doris per osservare la situazione da vicino. Quando varcarono la soglia della piccola abitazione di Culver City, furono accolti da un ambiente caotico. Oggetti sparsi, mobili fuori posto, bottiglie vuote e segni di incuria. Ma quello che li colpì non fu tanto il disordine materiale, quanto la sensazione di oppressione che sembrava avvolgere ogni stanza. Era come se l'aria stessa fosse più pesante, carica di un'energia difficile da descrivere. I due studiosi non persero tempo. Installarono telecamere, registratori e persino apparecchi fotografici istantanei, convinti che, se davvero ci fosse stata un'attività paranormale, sarebbero riusciti a catturarne qualche traccia. Per aumentare le possibilità di osservare qualcosa, coinvolsero anche alcuni fotografi professionisti, pronti a documentare ogni possibile anomalia. Non sapevano che di lì a poco si sarebbero trovati di fronte a uno degli episodi più inquietanti mai registrati nella storia delle indagini paranormali. Una volta posizionata l'attrezzatura, Taff e Gaynor chiesero a Doris di cercare di provocare quella presenza. Lei non sapeva bene come fare. Fino a quel momento le entità si erano manifestate spontaneamente, senza alcun richiamo. Alla fine decise semplicemente di urlare nel vuoto, di sfidare a voce alta quelle presenze che l'avevano tormentata per mesi. E fu allora che accadde l'imprevedibile. Dopo pochi istanti, delle luci fluttuanti iniziarono a comparire nella stanza. Non erano bagliori casuali o riflessi di lampadine, erano sfere luminose che sembravano muoversi seguendo una traiettoria precisa, come se avessero una volontà propria. I testimoni rimasero senza parole.
Alcuni provarono a razionalizzare, pensando a interferenze elettriche o a difetti tecnici, ma il fenomeno durò troppo a lungo per essere liquidato come un caso fortuito. Poi, davanti agli occhi increduli dei presenti, una nebbia verdastra cominciò a formarsi in un angolo della stanza. All'inizio era solo un ammasso informe, ma nel giro di pochi secondi assunse contorni più definiti. Si delineò il torso muscoloso di una figura umanoide, priva però di volto. Era una presenza inquietante, imponente, che emanava un senso di minaccia palpabile. Il silenzio calò improvvisamente nella stanza. Nessuno osava muoversi. Il terrore era così forte da immobilizzare chiunque. Poi, con la stessa rapidità con cui era apparsa, la figura svanì, lasciando dietro di sé solo l'eco del panico. Quando il gruppo si precipitò a controllare le registrazioni, lo sconcerto fu totale. Le videocassette non mostravano nulla. Tutto ciò che si vedeva erano le reazioni spaventate dei presenti, ma nessuna traccia della misteriosa entità. Era come se quella creatura fosse stata visibile solo agli occhi umani, non alle macchine. Eppure, una prova tangibile rimase. Una fotografia scattata con una Polaroid SX70. L'immagine mostrava un arco di luce sospeso proprio sopra la testa di Doris. La cosa più sorprendente era che quella forma non subiva alcuna distorsione, neppure nei punti in cui le pareti formavano angoli. In altre parole, non poteva trattarsi di un semplice riflesso. La foto venne analizzata da esperti indipendenti, compresa la redazione scientifica di una rivista fotografica molto nota. Tutti giunsero alla stessa conclusione: lo scatto non era stato manipolato né al momento della fotografia né allo sviluppo. Quell'arco di luce esisteva davvero nello spazio della stanza. Le indagini proseguirono per 10 settimane. Durante questo periodo, i ricercatori documentarono numerosi fenomeni. Lampade che si accendevano e spegnevano da sole, oggetti che cadevano improvvisamente, mobili spostati senza che nessuno li toccasse. L'aria diventava gelida, senza motivo, e un odore nauseabondo permeava le stanze, proprio come Doris aveva descritto. Col tempo, gli studiosi iniziarono a distinguere diverse presenze. Una appariva relativamente innocua: lo spirito di un anziano che sembrava persino interagire con i bambini in modo benevolo. Le altre due, invece, venivano descritte come piccole, ripugnanti e aggressive. Ma la più pericolosa era la figura massiccia emersa dalla nube verde, la stessa che Doris accusava di aggredirla fisicamente, graffiandola e mordendola. Nonostante le prove fotografiche e le numerose testimonianze, ogni volta che i ricercatori speravano di ottenere la prova definitiva, qualcosa sfuggiva. Le telecamere non registravano, i nastri si danneggiavano, oppure i fenomeni cessavano appena iniziavano le rilevazioni. Era come se l'entità si divertisse a giocare con loro, lasciando solo indizi parziali. Quando infine Doris si trasferì in un'altra abitazione, molti pensarono che l'incubo fosse finito, ma presto fu chiaro che non era così. Le presenze la seguirono, dimostrando che non era la casa a essere infestata, ma la donna stessa a essere il fulcro di quel mistero. Quando la vicenda di Doris venne resa pubblica, si scatenò un acceso dibattito che continua ancora oggi. C'era chi sosteneva con fermezza che si trattasse della prova definitiva dell'esistenza del paranormale e chi invece vedeva nella storia solo l'ennesimo esempio di autosuggestione e fragilità psicologica. Le teorie si moltiplicarono, alimentate dalla quantità di testimoni coinvolti e dalle fotografie che, almeno in parte, sembravano resistere a qualsiasi confutazione tecnica. Una delle ipotesi più popolari, tra gli appassionati di paranormale, era che Doris avesse aperto accidentalmente un portale. Forse, senza rendersene conto, si era avvicinata a pratiche esoteriche o aveva liberato energie negative accumulate nella casa o dentro di lei. Questo avrebbe permesso a entità provenienti da un altro piano di esistenza di entrare in contatto con il nostro mondo. In questa visione, i fenomeni documentati erano autentici spiriti, alcuni innocui, altri estremamente pericolosi, che avevano trovato in Doris un varco da attraversare.
Un'altra teoria molto discussa era quella delle capacità psichiche latenti. Secondo alcuni studiosi di parapsicologia, Doris non era una semplice vittima, ma una sorta di catalizzatore. Avrebbe posseduto doti inconsce di tipo telecinetico o medianico che fungevano da calamita per le manifestazioni paranormali. In altre parole, non era la casa a essere infestata. Era lei stessa la fonte del fenomeno, anche se involontaria. Non mancavano interpretazioni più simboliche. Alcuni psicologi sostennero che gli abusi e i traumi subiti dalla donna avessero trovato uno sbocco in manifestazioni psicosomatiche. Le entità aggressive non erano altro che la materializzazione delle figure maschili che l'avevano ferita nella vita reale. Secondo questa teoria, i graffi e i lividi sarebbero stati autoinflitti in momenti di delirio e le visioni dei figli il risultato di suggestioni collettive generate da un clima familiare instabile. Gli scettici, dal canto loro, si concentrarono proprio su questi aspetti. Per loro tutto poteva essere spiegato attraverso psicologia e inganni inconsci. Doris, fragile e dipendente dall'alcol, avrebbe convinto se stessa di essere perseguitata. I figli, immersi in un ambiente carico di tensione e paura, avrebbero finito per credere di vedere e sentire cose inesistenti. I vicini, influenzati dai racconti, avrebbero interpretato piccoli rumori o luci come fenomeni inspiegabili, in sostanza un effetto domino di suggestione. Ma c'era un ostacolo: le fotografie. Quegli scatti, soprattutto quello dell'arco di luce sopra la testa di Doris, erano stati analizzati da esperti indipendenti e dichiarati autentici. Non si trattava di manipolazioni né di difetti tecnici. Come spiegare allora immagini così insolite? Gli scettici provarono a ipotizzare riflessi particolari, ma nessuno riuscì a fornire una spiegazione definitiva. Alcuni ricercatori avanzavano un'ipotesi intermedia: non spiriti reali, ma fenomeni legati alla mente. Forse Doris possedeva realmente una forma di energia psichica capace di influenzare l'ambiente circostante. I poltergeist in questa visione non sarebbero entità autonome, ma manifestazioni di forze interiori scatenate da traumi e rabbia repressa. In questo modo i fenomeni osservati avrebbero una spiegazione, seppur non convenzionale. Il risultato fu un caso senza soluzioni univoche. Nessuna teoria riusciva a convincere tutti. Ogni spiegazione lasciava zone d'ombra, dettagli inspiegabili o contraddizioni. Ed è proprio questa ambiguità a rendere la vicenda così affascinante. Più si cercano risposte, più il mistero sembra farsi fitto. Nonostante i dubbi e le critiche, la vicenda di Doris non scomparve nell'ombra, come tanti altri presunti casi di infestazioni. Al contrario, divenne uno dei racconti più citati e discussi della storia del paranormale. Il motivo era semplice. Non si trattava soltanto di voci, ma di un caso seguito da ricercatori, corredato da fotografie e confermato da decine di testimoni. Per gli appassionati di misteri era una miniera d'oro, per gli scettici una sfida aperta da smontare. La risonanza della vicenda fu tale che ben presto uscì dai confini delle comunità scientifiche e degli appassionati, arrivando al grande pubblico. Libri e articoli cominciarono a raccontare la storia con toni diversi, chi la presentava come una prova schiacciante del soprannaturale, chi invece la trattava come il dramma personale di una donna segnata dalla vita. Ogni pubblicazione aggiungeva un tassello in più alla leggenda, trasformando Doris in una figura quasi mitica, sospesa tra vittima e protagonista di un mistero irrisolto. Il passo successivo fu il cinema. Nel 1982 uscì The Entity, un film che si ispirava direttamente agli eventi accaduti. La pellicola raccontava le aggressioni di una donna perseguitata da un'entità invisibile e l'indagine condotta da un gruppo di ricercatori. Pur romanzando diversi aspetti, il film rimase fedele all'essenza della vicenda e riuscì a trasmettere l'atmosfera di paura e impotenza descritta dai testimoni. The Entity ebbe un impatto enorme. Non solo divenne un cult del genere horror, ma contribuì a fissare nell'immaginario collettivo l'idea del fantasma aggressivo, un'entità non più solo spaventosa, ma anche fisicamente pericolosa. Persino il regista Martin Scorsese lo citò anni dopo come uno dei film più spaventosi mai realizzati, consigliandone la visione agli appassionati del genere. Ma non fu solo il cinema a mantenere viva la memoria di questo caso.
Documentari televisivi, podcast e programmi dedicati al mistero continuarono a citarlo come esempio di poltergeist documentato. Ancora oggi, in molte raccolte di storie paranormali, la vicenda di Doris viene presentata come uno dei casi più affascinanti e controversi mai registrati. Purtroppo, la vita reale della protagonista non ebbe un lieto fine. Dopo essersi trasferita più volte nel tentativo di sfuggire alle entità, Doris morì nel 1995 a causa di un'insufficienza respiratoria. Il suo nome, però, rimase legato per sempre al mistero che aveva segnato la sua esistenza. Anni dopo, uno dei suoi figli venne intervistato da un giornalista e confermò senza esitazioni che tutto ciò che la madre aveva raccontato era reale. Nonostante la distanza del tempo e le difficoltà vissute, non ritrattò mai la storia. Questo dettaglio aggiunse un ulteriore strato di inquietudine. Perché ribadire con tanta fermezza, dopo decenni, una vicenda che tanti avevano liquidato come invenzione? In un certo senso, l'eredità di questo caso non è solo culturale, ma anche emotiva. Ha lasciato un segno profondo nella famiglia coinvolta, negli studiosi che vi hanno lavorato e in tutti coloro che, nel corso degli anni, si sono imbattuti nella sua narrazione. Che ello si consideri un esempio di vero fenomeno paranormale o il prodotto di suggestione e sofferenza, resta uno dei racconti più potenti mai registrati, capace ancora oggi di inquietare e affascinare. La vicenda di Doris rimane ancora oggi un enigma. Ci troviamo davanti a una delle storie più ricche di documentazione, eppure anche tra le più controverse. Abbiamo fotografie autentiche, decine di testimoni, resoconti di ricercatori che giurano di aver visto cose inspiegabili con i propri occhi. Eppure, allo stesso tempo, nessuna prova è stata considerata definitiva dal mondo scientifico. Ed è proprio qui che nasce il fascino di questa storia. Perché i casi che ci spaventano di più non sono quelli che offrono risposte, ma quelli che ci lasciano in sospeso, costringendoci a interrogarci. È davvero possibile che entità invisibili possano interagire con il nostro mondo fino ad arrivare ad aggredire fisicamente una persona? Oppure siamo di fronte a un esempio estremo di quanto la mente umana possa creare illusioni, plasmando la realtà attraverso paure e traumi? Pensiamoci un attimo. Se la storia fosse stata raccontata solo da Doris, probabilmente sarebbe stata liquidata come l'invenzione di una donna fragile, segnata dall'alcol e dalla povertà. Ma qui c'erano figli, vicini, fotografi e ricercatori che affermavano di aver visto qualcosa. È possibile che tutti siano stati vittime della suggestione? O che in qualche modo abbiano inconsciamente contribuito a dare forza a un fenomeno reale? Questa ambiguità è ciò che mantiene viva la leggenda. Non è un caso che a distanza di decenni la vicenda continui a ispirare film, documentari e dibattiti. Per gli appassionati di paranormale resta una delle prove più convincenti che qualcosa esista oltre la nostra comprensione. Per gli scettici è invece un esempio lampante di come la mente umana possa ingannare se stessa, soprattutto quando vive in condizioni di dolore e instabilità. E forse è proprio questo il punto più interessante. Indipendentemente dalla posizione che scegliamo, la storia ci parla della paura universale dell'ignoto, quel timore profondo che esista qualcosa al di là del visibile, pronto a entrare nelle nostre vite quando meno ce lo aspettiamo. In fondo, le vicende di fantasmi e poltergeist sono sempre state un modo per raccontare le nostre paure interiori. La casa infestata diventa il simbolo delle ferite mai rimarginate, delle tensioni familiari, dei segreti che non vogliamo affrontare. Nel caso di Doris possiamo leggere l'entità come la materializzazione del suo dolore, anche come una presenza esterna che approfitta della sua fragilità. E qui la domanda finale. Quanto siamo disposti a credere? Preferiamo pensare che tutto fosse frutto di una mente provata, perché ci rassicura l'idea che non ci sia davvero nulla là fuori? Oppure siamo pronti ad accettare che esistano fenomeni che sfuggono alla nostra comprensione, capaci di sfidare ogni legge della fisica e della logica? Qualunque sia la risposta, il caso di Doris ci lascia con un insegnamento. Il confine tra realtà e mistero non è mai netto. C'è sempre una zona grigia, un territorio in cui le nostre paure, i nostri traumi e forse anche forze sconosciute si incontrano.
Ed è proprio in quella zona che nascono le storie che continuano a farci tremare anche dopo decenni. Alla fine resta solo una certezza: l'enigma di Doris continuerà a essere raccontato, discusso e analizzato ancora a lungo, perché quando una storia riesce a farci dubitare anche solo per un momento di ciò che consideriamo possibile, allora ha già lasciato un segno profondo.